Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi farò la recensione della tagliatrice al plasma della Parkside versione Performance, quindi con compressore incorporato, modello PPSK40A1. Per questa recensione devo ringraziare Claudio Russo che l'ha acquistata e Stefano Pinto che gliel'ha inviata. Claudio mi ha chiamato, è un amico, e mi ha detto: ciao Riccardo, ho a disposizione, è entrata un'ape. Vai, è uscita, ok. Stavo dicendo, voglio salutare pure Emanuele Di Mauro, se ricordo bene, che mi ha contattato su Instagram, un ragazzo giovanissimo a cui piace il fai da te, e mi ha chiesto i saluti, quindi ciao Emanuele. Allora, però ragazzi, avendo già fatto la recensione della taglierina al plasma verde, quella classica, verdona, quindi non quella Performance, non vi dirò tantissime cose sul funzionamento, vi dirò ovviamente le caratteristiche, ma non mi soffermerò su tutti i particolari che vanno detti quando si recensisce un utensile per la prima volta. Vi lascerò il link nella descrizione per vedere quella recensione, quindi capire qualcosa che di questa magari salterò. Allora, guardiamo le caratteristiche tecniche riportate sulla confezione, quelle principali, e poi passiamo direttamente ai tagli. Vi leggerò le caratteristiche tecniche direttamente da qua. È una tagliatrice al plasma con compressore integrato, quindi non è necessario utilizzare compressori esterni, ma utilizzandoli si potrebbero avere anche prestazioni migliori. Già completamente montato e pronto per l'uso, ideale anche per un utilizzo mobile, costruzione compatta e peso contenuto. Raggio al plasma a regolazione elettronica, stabile e uniforme per tagliare in modo netto e preciso materiali di spessore fino a 12 mm, ovviamente non tutti i materiali. Per tagliare acciaio, ferro, acciaio inox, alluminio e ramo. Corrente di taglio a regolazione continua da 15 fino a 40 A, filo di taglio di 2 mm e mezzo di alta qualità con bruciatori sostituibili e guida a rotelle smontabile, un accessorio che va messo sulla torcia. Mezzo metro di tubo flessibile per aria compressa con sistema di allacciamento rapido Quick Connect, raffreddamento ad aria elettrico attivo, protezione da sovraccarico grazie al sensore termico con spia di controllo, corpo in lamiera d'acciaio verniciato con maniglia ergonomica, ulteriore ingresso per aria compressa per un'alimentazione alternativa dell'aria con un compressore esterno, come dicevo poco fa. Poi specifica che questa attrezzatura di classe A per saldatura non è concepita per un utilizzo domestico in cui si ha una alimentazione da rete pubblica a bassa tensione. In poche parole, c'è il rischio che salti la corrente perché superiamo la portata massima. Per quanto riguarda la capacità di taglio, come vi dicevo, i 12 mm sono riferiti solamente all'acciaio. Il ferro infatti è possibile tagliarlo fino ad uno spessore massimo di 10 mm, acciaio inox 8 mm, alluminio 8 mm e rame 4 mm. E la pressione dell'aria di cui hai bisogno va da 4 a 4 bar e mezzo. Quindi, viste queste caratteristiche, guardiamo la macchina da vicino e facciamo subito un paio di prove. E allora guardiamola partendo proprio dalla parte frontale, così vi dirò pure cosa viene dato in dotazione e come si collega. Partendo dalla parte alta vediamo delle spie, una spia termica, l'altra invece è la spia che ci conferma il funzionamento. Questo è il pomello che ci permette di regolare l'amperaggio da 15 fino a 40 A, questo invece è un tasto selettore che ci permette di utilizzare o il compressore interno oppure quello esterno. Infatti una volta spostato in questa posizione il compressore interno smetterà di funzionare. Al centro abbiamo questa griglia per la circolazione dell'aria, la troviamo anche lateralmente a destra e a sinistra, e dietro c'è pure la ventola. Più in basso invece abbiamo le connessioni ed è impossibile sbagliare a realizzare queste connessioni perché abbiamo una connessione filettata che ci permette di collegare la torcia, un altro tipo di connessione sempre con filettature ma a due pin, non si può invertire assolutamente. Da questa parte invece abbiamo la classica connessione che si trova in tutte le saldatrici, quindi va inserito e poi va fatto mezzo giro. Sulla parte alta abbiamo la maniglia, come avevo detto inizialmente, una maniglia ergonomica con la forma delle dita. E nella parte posteriore abbiamo il tasto di accensione, l'ingresso dell'alimentazione elettrica e poi l'ingresso dell'aria compressa. Variando la posizione di questa valvola possiamo decidere se utilizzare l'aria che viene dall'esterno, quindi con un altro compressore, dopo aver selezionato il tastino in posizione esterno, oppure posizionata in questo modo e selezionando interno utilizzeremo la pressione che arriva dal compressore integrato. E dalle prove che faremo vedremo come si comporta con il compressore integrato, perché se si sceglie questo tipo di taglierina al plasma possibilmente perché non si possiede un compressore oppure perché dobbiamo trasportarla, quindi non dovremo utilizzarlo, e dobbiamo vedere quindi come si comporta in quelle condizioni. Questo tubicino è possibile staccarlo semplicemente premendo verso l'interno questo anellino e poi tirando verso fuori. All'estremità di questo tubicino abbiamo il connettore per collegarlo ad un compressore. Guardiamo adesso il suo ciclo di lavoro. Allora, potremo lavorare al 100%, quindi in modo continuativo, impostando un amperaggio di 17,9, invece al 60% impostando l'amperaggio a 23
3 e al 20% lavorando con un amperaggio di 40 ampere. E allora guardiamo anche questo accessorio che viene dato in dotazione. Si tratta semplicemente di un distanziatore dotato di rotelle che ci permette appunto di mantenere una distanza costante dal pezzo che dobbiamo tagliare. È possibile rimuoverlo svitando queste due viti e quindi utilizzarlo normalmente a mano libera, però in base al tipo di taglio che dobbiamo fare tornano davvero molto utili. Da questa parte abbiamo anche questo tastino che ci impedisce di premere involontariamente il tasto di accensione, quindi è un tasto a scorrimento. In questo modo potremo premerla e quindi attivarla. Per quanto riguarda però la parte interna della torcia, il suo funzionamento, lo smontaggio eccetera, andate a guardare il link che vi lascerò giù nel primo commento nella descrizione della recensione del modello precedente, perché sono praticamente uguali. E questa invece è la pinza di massa. Questa non ha l'arco pilota, quindi bisogna appoggiarla sul pezzo come si fa con un elettrodo per saldatura, che bisogna appoggiarlo utilizzando la torcia di massa. Il prossimo modello avrà invece la torcia con l'arco pilota, quindi si accenderà praticamente semplicemente premendo il tastino. E allora ragazzi, voglio fare direttamente delle prove partendo da spessori elevati. È un prodotto performance, abbiamo visto che il modello precedente riusciva a tagliare tranquillamente 3 mm, quindi facciamo una prova direttamente con questo pezzo da 6 mm e con un pezzo da 10 mm. Se riesce a tagliare questi, ovviamente riuscirà a tagliare anche gli altri. Allora l'accendiamo dal tastino nella parte posteriore e proviamo subito a fare dei tagli. Vi ricordo che vanno utilizzate sempre le protezioni quando si utilizzano alcuni dispositivi pericolosi, quindi guanti, maschera, protezioni come indumenti eccetera. Farò un taglio a mano libera senza badare troppo alla precisione, la regolo direttamente a 35 ampere, vediamo se la corrente salta. E allora ragazzi, come avete visto l'ho tagliato senza alcun problema, si è staccato senza dover spingere, quindi è andata molto bene. E avete visto anche la forza del compressore integrato che ha spinto questo pezzo di metallo, che non è molto grande, però sono 6 mm, quindi non si tratta di lamierino, ed è andato comunque bene, è riuscito a tagliarla senza nessun problema. A questo punto proviamo direttamente sul pezzo da 10 mm. E voglio farvi vedere che sto provando su un pezzo arrugginito. Qua ho dato appena un colpo di spazzola, poi mi sono fermato perché voglio vedere se riesce a lavorare con un pezzo di questo spessore con difficoltà. Da questa parte è pure verniciato. Se non dovesse riuscire, e allora eventualmente lo pulirei, ma voglio vedere davvero se riesce a lavorare anche in queste condizioni. Quindi adesso la metto a massimo, ma voglio cambiare inquadratura in modo che riusciate a vedere bene il taglio con il plasma che passa attraverso il metallo. Allora, come era prevedibile, è saltata la corrente, si sono accese le lampade di emergenza, però stava riuscendo a tagliare. Apriamo, guardiamo dalla parte opposta, è riuscito a passare in alcuni punti. Ok ragazzi, vado ad attaccare il contatore e torno. Noi non ci arrendiamo, quindi ho diminuito a questo punto a 35 ampere, proverò ad andare un pochettino più lentamente e vediamo se va meglio. Ok, vediamo se questa volta siamo riusciti a separarlo, ragazzi. Ta-ta!
10 mm tagliati in modo pulitissimo e impostando la macchina a 35 ampere, quindi 40 ampere di poco fa sommati alla mia incapacità di utilizzarla non hanno aiutato ad eseguire il taglio. Però guardate, un taglio davvero pulitissimo. Stiamo utilizzando ancora il compressore integrato, mi piace davvero moltissimo. Ovviamente nella parte bassa abbiamo delle sbavature. Questo è normale perché la taglierina al plasma provoca purtroppo queste sbavature, che poi se sono troppe vanno rimosse con una smerigliatrice, ma sono davvero minime e se utilizzato comunque correttamente con la giusta velocità eccetera sicuramente se ne formano di meno. Voglio ricordarvi che è presente la verniciatura, quindi avete visto le fiamme per questo motivo, e che il pezzo è arrugginito e quindi con un pezzo che non aveva queste condizioni sicuramente sarebbe andato meglio. E possiamo eseguire dei tagli anche con forme particolari. Guardate, sono riuscito a ottenere questa forma a zig zag, una cosa che con nessun altro tipo di utensile si potrebbe ottenere. Ragazzi, per me questa taglierina è fenomenale. Ora facciamo anche una prova rapidissima su questo pezzo d'alluminio, è di uno spessore di 2 mm, una prova semplice e rapida solo per vedere come va. Tagliato di netto in modo molto preciso. Ovviamente nella parte posteriore ci sono tutte le sbavature che poi vanno rimosse, però questa forma si può ottenere solo ed esclusivamente con questo tipo di utensili. Volevo farvi notare anche il tasto di spegnimento che ha un ritardo nello spegnimento della ventola, quindi non staccate direttamente la spina ma aspettate che smetta di ruotare, ok, in questo modo, dopodiché potete tirare la spina dalla presa. E allora ragazzi, come avete visto, riesce a tagliare fino a 10 mm, non mi spingo oltre, non faccio prove estreme e nemmeno scendo troppo nei dettagli per quanto riguarda la macchina in sé. Mi interessa farvi capire più che altro se è un utensile, una taglierina a plasma da acquistare o meno, in base alle vostre esigenze. Quindi ho deciso di fare queste due o tre prove, semplicemente per farvi capire quanto sia precisa, quanto sia facile da utilizzare e il fatto che effettivamente con il suo compressore integrato ci permette di lavorare anche in esterno senza dover trasportare il tutto. Si prende la macchina, si mette nel baule, nel portabagagli, si va al lavoro solo con questa senza dover trasportare anche il compressore, avere bisogno quindi di molto spazio. Quindi se questo video vi è stato utile per rendervi conto se questa macchina è da acquistare o meno, se funziona o meno, allora mettete mi piace a questo video. Se invece volete un video più approfondito, volete che io faccia ancora qualche altro video per parlarvi meglio di questa taglierina eccetera, scrivetemelo nei commenti, così vediamo se Claudio Russo mi dà la possibilità, che saluto di nuovo insieme a Stefano Pinto, mi dà la possibilità di fare un ulteriore video ed eventualmente vi farò appunto un'altra recensione più dettagliata. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace qua giù, cliccare anche sulla campanella per attivare le notifiche e iscrivervi al canale, così rimarrete sempre aggiornati e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!